hanno detto che qua hanno anche un'officina meccanica. Adesso bisogna rifare 2 boccole perché me ne sono perse. È bellissimo vedere come man mano i pezzi prendono forma. Mi trovo nella porta del non ritorno qui in Ghana, a Elmina. Salutiamo il parcheggio del castello, interessante, storia un po' cruda della nostra umanità, però va studiata e va toccata con mano. E adesso riattraversiamo il paese e guadagniamo la strada principale. Non sarà facile. Salutiamo anche il porto e tutti i pescatori. Questo è senso unico, quindi non male. Gotta get up and get out, but there's a problem. Every time I go outside, I see your face. Wish you could be here right now, lay here by my side all day. Ma bisogna pure mangiare, e l'abbiamo durato lungo la strada, ne approfittiamo perché poi dobbiamo fare un po' di strada per raggiungere Accra o la periferia. Dobbiamo dire che questo fast food, diciamo paragonabile al Burger King che abbiamo usato in Costa d'Avorio, costa la metà. Qui un menù costa 4,50 €. È vero che costa un po' meno, però Si mangia anche un po' è un meno. po' risicato. Quello che abbiamo preso da Abidjan era triplo strato, identico al Kentucky Fried Chicken di tutto il mondo. Qua invece vendono cose insacchettate di verde e blu, ma rose, love, che cos'è? Sono i nomi del chioschettino. Ah, i nomi del chioschettino, però non si sa che cosa sono, che cosa vendono. Qualsiasi cosa sia, la vendevano solo qua. Adesso non ci sarà. Fino ad Accra non la troveremo. Poi in questa costa ci sono anche altri castelli costruiti dagli europei. Proteggevano un po' tutta la Costa d'Oro, forse ne vedremo altri arrivando verso Accra. E qua costruiscono le barche con dei legni giganti, piroghe fatti da tronchi giganteschi. Guarda qua che stadio, tutto recintato. Abbiamo percorso un bel po' di chilometri di strade abbastanza lente, topes, rallentatori, paesini. Finalmente siamo arrivati alla periferia di Accra, una periferia enorme, cioè queste sono altre città. Dobbiamo attraversare per andare più o meno nella zona dove vorremmo parcheggiare, e questo con la speranza domani di riuscire ad andare in centro ad Accra e provare ad andare a chiedere un visto, ma poi vi racconto. Però qua è lenta, nel senso che è iniziato il traffico e manca tanta strada. Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare e cosa riusciamo a fare. Qua la confusione aumenta sempre di più mano a mano che ormai siamo in città, è sempre la periferia, non è il centro, perché non andremo in centro con il camion, però sentite qua, tra venditori, Comunque qua i venditori sono organizzati, sono i semafori su queste stradone e ogni semaforo dura abbastanza ed è pieno di venditori che arrivano. Ragazzi, non so se arriveremo mai davvero dove vogliamo andare. Dove vogliamo andare tra l'altro dovrebbe diventare la base logistica per qualche giorno. Stiamo arrivando nel weekend, domani è venerdì, un po' come era successo a Conakry. Tutta la probabilità dovremo rimanere qua al weekend, per quello che dovevamo trovare un posto dove stare un po' tranquilli 2 o 3 giorni. Qua c'è un casino, ma in realtà fondamentalmente perché ci sono tutti questi bus che si fermano per far salire persone.
Naturalmente siamo ancora in coda, mancano ancora 15 km dove dobbiamo arrivare, è una roba incredibile, stiamo facendo tutto a passo d'uomo, ma è così. Faremo prima andando a piedi. Quando più o meno è finito il traffico è finita anche la strada. Ora sterrato. Sì, ragazzi, quando piove deve essere un macello. Non so come possano fare queste macchine quando piove. Sarebbe da ridere se questa strada Sono uscita. a un certo punto non si passa. Perché naturalmente non è che abbiamo fatto la strada principale. No. O per evitare il traffico per finire su queste strade. No, però se un altro scorre, va bene. Cioè, se passa va bene. Si sta facendo anche buio, non ci vedete quasi più. La cosa buona è che siamo arrivati a 300 metri. Stasera coperto. Mancano 3 km e mezzo. Ragazzi, siamo arrivati. Vi posso assicurare che entrare in questo posto non è stato facile. Di proprietà di un tedesco, una sorta di affittacamere, un posto veramente molto bello su questa collina che non abbiamo visto bene neanche noi perché era tutto buio. Siamo dovuti entrare dall'entrata posteriore, fortunatamente ci siamo passati con un passaggio un po' difficile. Nell'entrata principale non c'entravamo, è andata bene, perché se non ci fossimo entrati avrei dormito lì sulla strada. È stata veramente dura attraversare Accra. Va bene, per adesso siamo qua, magari ci riposiamo un po'. Siamo a 300 metri, tanto buonanotte, ci vediamo domani, vi racconto un po' di cose. Buongiorno equipaggio, eccoci qui nel posto che ieri sera non siamo riusciti a farvi vedere. Siamo arrivati ieri sera qui che era veramente molto buio e abbiamo apprezzato il fatto che sembrava facesse un po' più fresco ed effettivamente questa notte si è dormito veramente bene. Appena svegliato, non ho ancora fatto colazione, ma devo scaricare la moto. Non usiamo la moto dal Marocco. E ahimè, piano piano sono riuscito a riempire il garage. Devo svuotarlo prima di fare l'operazione di estrazione della stellina in tutto il suo splendore. Non ricordavo di averla messa via un po' così sporca. Un po' di benzina c'è perché siamo un po' in periferia e ieri abbiamo fatto una strada secondaria per arrivare qua. Sarebbe bello farlo con questa moto, ma lì non c'erano distributori, quindi credo che dovremmo prendere la principale e sperare di fare benzina. Ahimè, dimenticavo che le taniche le avevo svuotate per metterci il diesel. Ma se vi ricordate, l'ultima volta che abbiamo usato stellina ormai sono un po' di mesi fa e quindi stamattina poverina non parte. Dobbiamo fare un'operazione a cuore aperto con i cavi del camion. E vai, siamo in moto, siamo in marcia. Non si deve spengere perché non ha batteria. Adesso dobbiamo fare un po' di vero off-road con stellina. Ciao Valentino, fai il bravo, Questa salita è veramente ripida, poi ce la dovremo fare dopo, in salita. Questa ce la siamo fatta ieri di notte con il camion e non era tanto bello. No. No. Proviamo a ricongiungerci con la strada principale, non andare in senso opposto. Ragazzi, qua ridono della nostra moto. Yeah. B-Power. 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 Non so perché. Bike? It's really small. It's for the city. E mano a mano che ci si avvicina aumenta il traffico. La stellina è piccina e si districa bene. Anche tra i venditori un sacco ne abbiamo passato. Il problema con stellina è che siamo a altezza gas di scarico e qua non ci sono tanti Euro 6.
How are you? Beh ragazzi, siamo arrivati a una banca per ritirare i soldi per fare i visti della Repubblica Democratica del Congo, che costano veramente tanto, ma io sono a aspettare qui fuori perché c'è Stellina così. Simone è dentro da quasi un'ora, cioè mi sto preoccupando che l'hanno rapito, non lo so cosa sta facendo dentro una banca, quasi un'ora per ritirare i soldi. Ha dovuto mandare il documento, la fotocopia, verificare. Sì, ma sono entrati dentro tutti e sono usciti. Aspettano. Ci sono 20 persone a lavorare e 5 dentro ad aspettare. Bene ragazzi, alla fine siamo riusciti a dare tutti i documenti, naturalmente dentro non si può filmare. Questa è la Repubblica Democratica del Congo. Ci hanno chiesto un po' di cose, abbiamo firmato un modulo, abbiamo pagato. Ora, oggi è venerdì naturalmente, e ci hanno detto che dovrebbero essere pronti lunedì o forse martedì. Comunque insomma dobbiamo aspettare, ma ce lo aspettavamo. Comunque faccio notare che è stato molto più lungo prelevare i nostri soldi alla banca che stare qua alla Repubblica Democratica del Congo e fare tutti i documenti. Comunque dobbiamo dire che il posto che ci siamo scelti per aspettare il visto è molto meglio di quello di Conakry. Siamo al fresco, stanotte abbiamo dormito bene, quindi ci riposiamo anche. Dopo tanta strada ci riposiamo. Però io direi che oggi andiamo a mangiare la pizza. Sì. Perché qua ci sono un sacco di pizzerie. Andiamo a festeggiare. Ed eccoci subito qua, pronti con la nostra pizza. Una al pollo e una veggie. È un po' più piccola di quello che pensavo, però con questo caldo va bene. Intanto assaggiamola e proviamola. È un po' che non mangiamo la pizza, Lucio. Credo dal Marocco. Brucia. Questo si chiama Pizza Inn. Molto buono. Adesso invece con la pancia piena dobbiamo cercare un negozio che ha cose per bricolage, perché noi dobbiamo sempre fare un pistolamento all'antenna Starlink. Ma non è tanto facile. Siamo finiti nel quartiere musulmano. Tra l'altro oggi è venerdì, come sapete. È appena finita la preghiera, quindi c'è un po' un casino. Ci blocchiamo anche con la moto. Comunque in genere sono i fursini che creano un casino perché si fermano ogni 2 metri. Comunque è impossibile trovare quello che cerchiamo qua. No. Hello, how are you? Anche qua in centro ad Accra ci sono gli alberi con i pipistrelli. Vedete tutte quelle cose marroncine attaccate ai rami? Quelli sono i pipistrelli, come l'avevamo trovati a Conakry. Al semaforo! Al semaforo, chi scatta per primo vince! O sopravvive! C'era pure il venditore di fionde. Il venditore di fionde l'avevo ancora mai visto. Al semaforo, se qualcuno ti dà noia, bam! Una fiondata! Tanto le fionde no, quelle per i bambini, hai visto? Qua ora scatta la gara, Vai, vai! Non siamo gli ultimi, ma neanche i primi! Guardate i busti grossi perché guidano come i quadri! Lasciamo il carro, andiamo in collina! Ragazzi, siamo ritornati in quota al distributore dove abbiamo fatto benzina questa mattina
E mi sento uno statunitense a Dakar che va al supermercato americano a fare la spesa, compra la Coca-Cola made in America. Ho trovato una San Pellegrino con questo caldo, imbottigliata in Italia. Ci sta. Quant'è? Oh. Ragazzi, è buonissimo. Mi sembra proprio di essermela guadagnata facendomi sti 50 km ad Accra. Mi stavo godendo la bottiglia e anche un po' la frescura di questa aria condizionata e mi sono soffermato su queste olive. Questa della Kirkland Signature costano 40 euro. Secondo me è sbagliato il prezzo, il resto sì, non è economico, non è che mi sembra così caro. Cioè 40 euro le olive, cosa sono? Questa bottiglia comunque è costata 1,50 euro, ma 40 euro le olive non ci stanno. Proseguo con questi Würstel in vetro, 8, sono ben 8, costano 18 euro, della Wikinger. C'è un po' caro. Dovremmo stare tutto il weekend a casa, quindi ci riforniamo di un po' di frutta. Qui costa veramente pochissimo, ragazzi. Abbiamo comprato le banane, costano 2,50 euro, me le aveva fatte vedere un po', ma io non avevo capito, era tutto il secchiello che c'aveva di banane, ormai avevo detto di sì. Poi prendiamo un po' di papaya per fare un frullato. Bene, adesso che ci siamo riforniti anche di frutta, tanta frutta, stasera ci facciamo subito un frullato di frutta tropicale. Facciamoci questo pezzo di sterrato e torniamo a casa, va! Bisogna fare un po' di off-road. E adesso la mega salita. Non so se ce la farà, siamo carichi. Non è neanche liscio questa salita. Dipenda, Luci, non stare troppo indietro. Vedi in avanti. Eccoci tornati a casa. Stasera proviamo a fare anche una bella pizza. Ho fatto l'impasto oggi, è lievitato abbastanza e quindi proviamo anche il nostro forno. Ecco qua una bella tagliozza di pizza. Adesso vediamo cosa viene fuori. Io non sono brava a fare la pizza. Non ti dimenticare la mozzarella stavolta. Mozzarella un pochino dopo, no? Non so, però non te la dimenticare. Non so quando va messa, ma non te la dimenticare. Non mi dimentico, non mi... Ok. Ma dobbiamo accendere anche il generatore? Oggi non è obbligatorio, ma tanto è tanto che non lo accendo e quindi vedo se tutto funziona ancora. Momento mozzarella? sarà la vera mozzarella, ma questo c'è. Abbonda di mozzarella, abbonda. Cioè, questa è buona, locale. Mi sembra a posto. Pronti per la nostra pizza. Non ha un brutto aspetto, Sai, io non è che sono molto abituata a fare la pizza. Iniziamo da qualche parte. Vai. Questa è totalmente fatta in casa, Tutta fatta in casa. Tutta fatta in casa. La cottura c'è. Buona? Dai. Brava. Buona. Buona. La mozzarella, dai. Diamogli una chance. Mo ce la finiamo però. Buona serata. C'è la nebbia questa mattina. È abbastanza presto e questa mattina andiamo a fare un giro in moto. È domenica, domani andremo a ritirare i nostri visti. Siamo qua ancora in tutta tranquillità anche oggi. Abbiamo scoperto che qua vicino c'è un'italiana che ha un progetto veramente molto interessante. Vogliamo andare a conoscere, non è tanto lontano ed è una bella casualità. Stellina scalpita per viaggiare qui sulle strade del Ghana. La sai la strada? Sì. Ciao Vale, fai il bravo. When the morning's standing at your door, brighter than no more.
festone domenicale. The road ahead is clear and in the light is clear. Don't be late, my dear. Life won't wait. Abbiamo percorso una trentina di chilometri su queste colline, le strade sono veramente belle, siamo un po' in quota quindi non si sta neanche male a livello climatico, non fa tanto caldo. Abbiamo chiamato Simona che dovrebbe mandarci 2 bimbi a recuperare, perché non sappiamo bene dove dobbiamo andare. Stiamo trovando Simona e forse ci accompagna qualcheduno qua del paese. Hello. Hello! Hello. Simone! Hello. Sarebbe stato impossibile da soli trovare il posto. At the end? Okay. See, the orphanage kids. They are looking for you. Yeah. Yeah, that's right. You can go. At the end of the road. Vai piano. Turning around in a hurry, hoping you will come along. Simone è tornato a prendere gli altri bambini e mi ha lasciato qua da sola. C'è un bel pezzo di strada da fare. È tornato a prendermi ma si è portato dietro un bambino. Devi tornare, sali dai. Ma io sono più pesante, ora ci stiamo. I due non erano leggeri. Sai, tieni. Vai, andiamo? Guarda che qua è fuori strada. Ah. Povera stellina. In 3. Questo è il pezzo hard. Hard. Oh, aiuto. Ah. Ti diverti? Do you like my bike? Yes, Yeah? I like it. It's small, Yes. but it's not for children. Ragazzi, adesso ci sono queste 3 signore che sono delle volontarie, ci portano a visitare questa onlus che si chiama Chicchi di Caffè. I chicchi di caffè sono i bambini che sono ospiti di questa onlus, sono fondamentalmente dei orfani con disabilità. Vabbè, qui c'è la segreteria, dove qui c'è Benjamin e Felicia, vabbè, dove bene o male è la base. Qui c'è la zona cucina, che oggi non c'è la cuoca Esta, però c'è Mabel, ci sono 2 cuoche. Qui è la zona bene o male di incontro dove i bambini mangiano. Ciao, questo è Tyson e questa è Pepita. Tyson e Pepita. Lucia si vuole cimentare nel trasporto sulla testa, non so se riesce a essere brava come quella ragazza. Io devo tenerlo, non so come fanno a non tenere le cose. Beh, questo è facile, io non posso perché il mio è bucato. Maggie? Oh, salga! Benjamin, che è il manager, ci sta portando a vedere le stanze dove vivono i bambini che sono alloggiati qui. One baby here and then the rest of the... Questo è il letto dove vive una delle quelle che chiamano mamme, ovvero queste ragazze che accudiscono i bambini, che li aiutano a fare le cose, gli dicono di lavarsi i denti, insomma fanno le mamme vere e proprie. Dei bambini che sono residenti qui, 5 hanno disabilità molto gravi, gli altri vanno a scuola, in una scuola pubblica che c'è qua fuori, e normalmente poi la sera tornano qua a casa. Le mamme che li curano stanno con loro H24, stanno sempre qui, che in quest'altra stanza c'è il letto della signora, della ragazza che si occupa di questi bambini. Ci riporta a casa Italia. Oh wow! È la stanza dove viene fatta la fisioterapia, ma è anche la sala dove si guardano i film sabato sera e venerdì sera. Qui abbiamo il piccolo campo da calcio in questo giardino, veramente bellissimo questo posto. Adesso ci stiamo spostando a vedere gli alloggi dei volontari. Vengono qui in diverse forme.
e dove vivono. Ragazzi, questo è un bellissimo alloggio che usano i volontari, come lei. Ecco. Ciao. Come ti chiami? Emanuela. Quando è che sei arrivata? Ieri sera. Appena appena arrivata. Quindi stai facendo il tour quasi con noi. Sì, esatto. E qua ci sono 3 stanze, quindi ci possono stare parecchi volontari. Sono riuscito a bloccare Simona che ha un sacco di cose da fare, veramente super indaffarata, ma lei è veramente bravissima, questo posto l'ha creato lei. L'ho creato io 13 anni fa e l'idea era quella di distruggere le barriere tra disabilità e non disabilità, per cui un discorso di inclusione e mischiare i bambini di tutti i tipi, di tutte le razze, per far vedere che non c'è differenza. Basta, è quello che stiamo facendo. Ti prendo. È vergognosa, bravissima. Sì, sono vergognosa. Grazie di averci ospitato. Grazie a voi di essere venute, è stato un piacere. Grazie, buon viaggio. Ciao. Ragazzi. Ciao, grazie. Va bene, quindi ripartiamo. Sì, è stato veramente bellissimo venire qua. We go home, andiamo a casa. Sì. Sì. Ciao. 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 Va bene, è difficile anche salutare tutti i bambini, ma è arrivato il momento. Sono veramente speciali, specialissimi. Peso! Peso! Peggio è andato! Peggio è andato!